Ciao ragazzi, oggi parliamo di Dave Draper, The Blonde Bomber, uno dei bodybuilder più famosi degli anni 60 e una delle prime icone dell'universo fantastico creato da Joe Weider, che col suo look da ragazzone californiano, tutto muscoli, spiaggia e belle donne, ha ispirato intere generazioni ad approcciarsi alla palestra e al mondo dei pesi. Enjoy! David Paul Draper, detto Dave, nasce a Secaucus, nella zona di New York, il 16 aprile 1942. Comincia ad allenarsi giovanissimo, già a 10 anni si cimenta con esercizi a corpo libero. A 14 acquista un set di attrezzi base e comincia ad allenarsi con i pesi per pura passione. Ma Dave è un predestinato, di fatto abita vicino ai quartieri generali della Weider Barber Company, un'azienda che vende attrezzature sportive, e a 20 anni, durante uno dei suoi viaggi per comprare un po' di pesi addizionali per la sua home gym, viene in contatto con Joe Weider stesso, che lo nota e lo assume come addetto part-time alle spedizioni. In breve, durante le pause pranzo, Dave comincia ad allenarsi con Joe Weider e Leroy Colbert. Sarà proprio Joe a soprannominarlo The Blonde Bomber, ovvero il bomber biondo, a causa del fatto che Dave e Leroy nel tempo libero allenavano, o meglio nel gergo di Joe, bombardavano di continuo le braccia. Nel 1962 Draper vince il Mr. New Jersey e Joe Weider, che associa il suo look accattivante alle onde e alla sabbia di Muscle Beach, lo fa apparire sulle copertine delle sue riviste e la fama di Dave comincia a crescere. Nel 1963 Weider apre una filiale di distribuzione prodotti nei pressi di Muscle Beach a Santa Monica, sulla costa occidentale, e Dave accetta di trasferirsi con la moglie e la figlia in California, dove ha modo di allenarsi col Mister Universo George Ifferman e numerosi campioni dell'epoca. Con un peso in gara sui 100 kg per 1,83 m di statura, nel 1965 vince il Mister America, nel 1966 il Mister Universo, nel 1967 è quarto al Mister Olympia e concluderà la carriera agonistica con alcune gare nel 1970. Ricordiamo la vittoria al Mister World IFBB. Negli stessi anni la pubblicità ricevuta gli apre le porte di Hollywood, seppure in ruoli minori. Lo ricordiamo nel film Don't Make Waves al fianco di Tony Curtis, Sharon Tate e Claudia Cardinale. Ma il carattere riservato e timido di Draper non si armonizza con lo stress di essere sempre sotto i riflettori. Ben presto resta deluso dai ruoli ricevuti ad Hollywood, che lo utilizzano per lo più per rappresentare il classico ragazzone tutto muscoli e poco cervello. E d'altro canto trova poca soddisfazione nel vincere titoli come bodybuilder. Quindi lascia la scena e ben presto viene sostituito da Arnold Schwarzenegger, caratterialmente più adatto e motivato a sostenere il ruolo di portabandiera dei prodotti Weider e del bodybuilding in generale. Ma sentiamo dalle parole di Dave qual era il suo rapporto con Hollywood a quei tempi. Il bodybuilding negli anni 60 non era popolare come oggi. La gente ci considerava tutto muscoli e niente cervello. Non era piacevole essere considerati così. E i ruoli che Hollywood ci offriva ci ritraevano come grandi, grossi e stupidi. Non certo eroi come Rambo e Commando. Ti sei divertito, Mingherlino? No, non particolarmente. Negli anni 70 Draper cambia radicalmente vita. Ritiratosi dalle competizioni e dopo l'avventura nel mondo del cinema, Dave lascia Los Angeles, si trasferisce a Santa Cruz e si dedica alla falegnameria e alla costruzione di mobili, ma non riesce a sfuggire ai suoi demoni e continua ad indulgere nell'alcol e nelle droghe ricreative. E pian piano la sua vita, la sua famiglia del tempo e anche la sua salute finiscono con lo sgretolarsi. Nel 1983 rischia di morire a causa di un'insufficienza cardiaca acuta. Fortunatamente i medici riescono a salvarlo e questo gli offre l'occasione per riprendere in mano la sua vita e ripartire. Con tanta buona volontà, la fede in Dio e il sostegno della seconda moglie Larry, con la quale aprirà un paio di palestre nei primi anni 90. Autore prolifico, negli anni 2000 Dave riprende a promuovere il mondo del bodybuilding e del fitness pubblicando post periodici sul suo sito web www.davedraper.com e scrivendo diversi libri dove riassume la sua esperienza di vita e il suo rapporto con l'allenamento con i pesi. Ricordiamo Brother Iron and Sister Steel e Iron on My Mind. Comunque i problemi di salute lo perseguitano e negli anni a seguire affronterà diversi interventi chirurgici al cuore e alla schiena.
Draper morirà ad Aptos, in California, il 30 novembre 2021, a causa di un'insufficienza cardiaca. Aveva 79 anni. In palestra Draper era un sostenitore dell'allenamento istintivo e della necessità di sviluppare rapidamente una propria consapevolezza di come il proprio corpo risponde all'esercizio, adattando gli allenamenti di conseguenza. Negli anni 60, all'apice della sua carriera sportiva, per gara si allenava anche 6 giorni a settimana, sollecitando ogni gruppo muscolare 3 volte a settimana, sulla linea dei suoi compagni e rivali Arnold Columbu Zane. In seguito ridusse il lavoro in palestra a 5 sedute settimanali, allenando i gruppi muscolari 2 volte ogni 7 giorni. Fra le sue tecniche di allenamento preferite ricordiamo il metodo delle superserie, con il quale si eseguono 2-3 esercizi in rapida sequenza senza riposare fra i movimenti, ad esempio eseguendo un set di distensioni su panca piana e subito dopo un set di trazione alla sbarra a presa ampia. Anche riguardo all'alimentazione, Draper sosteneva un approccio istintivo. Per ottenere una definizione ottimale era un estimatore della dieta tonno e acqua, un approccio old school che consisteva nel cibarsi per brevi periodi di solo tonno e acqua. In pratica un approccio a zero carboidrati per ridurre il grasso corporeo ai minimi termini. Riassumendo, Dave Draper ha incarnato per il mondo il prototipo del ragazzone americano tutto muscoli, spiaggia e belle ragazze, un personaggio creato da Joe Weider che però non calzava bene a Dave, caratterialmente timido e riservato. Dopo un periodo di crisi profonda, Draper è riuscito a ritrovare una propria dimensione e pur rimanendo lontano dai riflettori, ha continuato a condividere le proprie esperienze, promuovendo lo stile di vita del bodybuilding come un mezzo per raggiungere un proprio equilibrio interiore e non necessariamente un successo in termini economici o di prestigio. Il bodybuilding visto come una sorta di zen del mondo occidentale, così come dovrebbe essere per i più. Ciao, alla prossima!